Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove analizzeremo la partita del Napoli che giocata ieri, Napoli-Udinese 3-2 e daremo le pagelle a tutti gli azzurri. Prima di cominciare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivate la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto perché è l'unico modo per restare aggiornati quando carico un nuovo contenuto. Comunque andiamo direttamente nella partita e dopo diamo i voti a tutti i calciatori del Napoli. Comincia la partita Napoli-Udinese, devo dire che questa era la partita che temevo di più. Uno perché l'Udinese gioca un gran calcio, due perché l'Udinese ha dei grandissimi talenti in squadra, seppur giovani, ma secondo me sono grandissimi calciatori di prospettiva. Comunque la partita la si è vista dai primi minuti, squadre aperte, squadre che vogliono giocare tutte e due a calcio e il Napoli riesce a trovare il doppio vantaggio, prima con Osimhen su un grandissimo assist di Elmas che dobbiamo dire ha sostituito Quara alla grande in queste ultime tre partite, e il secondo gol sempre propiziato da Osimhen che recupera un pallone al centrocampo, smarca di tacco Lozano che ha una prateria davanti, che serve Zielinski dall'altra parte e poi il polacco fa un grandissimo gol, finta e tiro a giro sul secondo palo, 2-0, e la partita sembrava chiusa, ma io sono stato il primo che nell'intervallo la prima cosa che ha pensato è: dobbiamo chiudere questa partita segnando almeno altri due gol, perché l'Udinese l'ha già dimostrato quest'anno in altri campi e con altre squadre, squadra che non muore mai, squadra che ti mette alle corde nel caso si riapre la partita. Comunque un Napoli che entra nel secondo tempo con lo stesso piglio del primo, gioco, palla a terra, e Osimhen che affrontava la difesa da solo, ti potevi anche permettere di lanciarlo senza giocare la palla a terra e arrivare sotto porta con le triangolazioni come siamo abituati a fare. Comunque fatto sta che arriva il terzo gol con un grandissimo assist di Anguissà ad Elmas, e praticamente l'assist di Anguissà ad Elmas sicuramente è un grandissimo assist, però chi ha visto la partita vede che Osimhen fa un taglio sulla destra e si porta praticamente tutta la difesa addosso, lasciando Elmas completamente libero di andare a rete, anche se Elmas comunque sente il ritorno dell'avversario, fa una grandissima finta per saltarlo e mette la palla dentro con un grandissimo gol, ripeto, e grandissima prestazione del Macedone. La partita sembrava chiusa 3-0, il Napoli sciupa tre occasioni nitide, forse per presunzione, forse perché subentrata la stanchezza, la poca lucidità. Comunque sbagliamo tre gol prima del blackout di quei 5 minuti dove l'Udinese trova il primo e il secondo gol. Il primo gol sicuramente hai beccato l'errore cioè c'è stato l'errore di Kim su uno dei due gol, che però vogliamo considerarlo errore perché poi l'attaccante è andato in porta ed ha segnato, però possiamo anche metterlo sullo stesso piatto della bilancia quando un attaccante sbaglia due stop e perde due palloni, o al limite i tre gol che noi abbiamo sbagliato prima del 3-2 per me hanno lo stesso peso, quindi non si può crocifiggere Kim, addirittura perché Kim è al primo errore dopo 21 partite e le ha giocate tutte quante. Cioè, di che cosa vogliamo parlare? Di Kim che ha fatto l'errore? Parliamo di Kim che ha fatto l'errore. Fatto sta che è un blackout che fa bene al Napoli perché c'è la sosta e lavoreremo su questo blackout. Però non dobbiamo nemmeno andare troppo, girare troppo il dito nella piaga, perché di piaghe non ce ne sono. Il Napoli ha dominato la partita e ha avuto 5 minuti di blackout perché credevi che la partita l'avevi portata a casa. Comunque sul 3-0 nemmeno se giochi col Pordenone devi tirare i remi in barca e credere che l'hai portata a casa, perché non ci vuole niente a riaprire un match. Fatto sta che l'Udinese fa due gol in 5 minuti e il Napoli tentenna quasi fino alla fine della partita, anche se dopo il secondo gol preso ci siamo ricompattati e siamo ritornati di nuovo sulla terra. L'Udinese non credo che avrebbe fatto il 3-3 nemmeno se la partita fosse durata altri 10 minuti, anzi secondo me avrebbe beccato il 4-2.
Comunque, questa è la mia opinione. Detto questo, su 21 partite il Napoli ha avuto 10 minuti di blackout con Liverpool ad Anfield e con l'Udinese ieri, beccando 4 reti. Forse troppo pesante per i blackout che c'è stato, però sono cose che, anzi, sono cose che sono venute nel momento giusto perché c'è la sosta per lavorare e spero, l'unica cosa che spero di questo mondiale è che i nostri giocatori impegnati nelle nazionali tornino sani, senza nessun problema fisico e quant'altro. Perché sì, sono pochi. Il Napoli, secondo me, è la squadra tra le teste, cioè tra le prime in classifica che ha meno giocatori in nazionale, però parliamo di Anguissà, parliamo di Zielinski, parliamo di Kim, parliamo di Oliveira e parliamo di Lozano. 5 pedine più che fondamentali in questo Napoli. Quindi buon mondiale ragazzi, però facete i bravi e tornate come si deve. Andiamo a dare i voti a questo Napoli di ieri. Allora, partiamo da Meret. Meret ha un grandissimo 8 in pagella. Voi mi direte, wow, ma che ha fatto Meret? Meret ha salvato il risultato sullo 0-0 sul colpo di tacco dell'Atalanta. Si è trovato 2 volte quasi fuori l'area di rigore a fare quasi il libero staccato, perché secondo me quelle 2 incursioni dell'Udinese erano 2 gol se Meret non stava così alto. Ha fatto un altro paio di interventi degni di nota, quindi si merita quest'otto in pagella perché secondo me se il risultato è stato quello finale che tutti abbiamo visto è soprattutto merito di Meret. 7 a Di Lorenzo che ha fatto una grandissima partita, tutti quanti ricorderanno una chiusura dove hanno lisciato, Juan Jesus ha lisciato, Kim correva presso all'avversario in area di rigore ed è uscito Di Lorenzo a chiudere quell'azione, altrimenti sarebbe stato un altro gol preso. 7 in pagella al capitano che ha fatto un grandissimo campionato finora e una grandissima stagione. Diamo 6 a Juan Jesus, lo vedo un po' appannato, l'ho visto un po' appannato nelle ultime apparizioni, però nessun errore da segnalare, quindi un 6 pieno in pagella glielo diamo. Le pagelle hanno dato 5 a Kim per l'errore che ho detto prima. Io non sono d'accordo, io do un 6 a Kim perché quell'errore ci può stare, come ci possono stare 3 gol mangiati da un attaccante. Allora l'attaccante che sbaglia 3 gol prende 5 in pagella, perché se segna non glielo date il 5 in pagella. Quindi Kim, che ha chiuso qualsiasi cosa per 21 partite, non lo posso crocifiggere per quell'errore. 6 a Kim. Oliveira e Mario Rui, perché Oliveira ha fatto il primo tempo e Mario Rui è entrato nel secondo. Oliveira 6, Mario Rui 6 anche a Mario Rui. Qualche cosa in più a livello difensivo si poteva fare, però, ripeto, è un Napoli che sono già da 3-4 partite dopo la trasferta di Anfield, sta cominciando ad accusare la stanchezza perché fisicamente è impossibile reggere questi ritmi senza fermarti o senza avere almeno cali di lucidità e precisione. Quindi 6 è sufficienza piena per tutti, anche per Osterwolde che è entrato al posto di Juan Jesus. Su questo punto volevo un attimo soffermarmi. Tutti quanti hanno detto ma è entrato Osterwolde al posto di Juan Jesus, ha fatto entrare a Mario Rui. Ragazzi, Mario Rui è entrato perché Oliveira deve andare al mondiale, Spalletti ha fatto bene e l'ha fatto sedere, ha preservato infortuni e quant'altro per il calciatore, perché un giocatore che deve andare al mondiale si infortuna all'ultima partita prima di partire, psicologicamente lo perdi per tutta la stagione, anche se l'infortunio è lieve. Comunque, detto ciò, Osterwolde è subentrato a Juan Jesus perché era ammonito e Spalletti non voleva giocarsi il secondo tempo in 10, perché l'Udinese comunque ha fatto la partita che doveva fare e ci ha messo in difficoltà come era sulla carta. Non c'è nessuna... Io non mi meraviglio di niente che l'Udinese ci ha messo in difficoltà. È una squadra che doveva metterci in difficoltà sulla carta ed è stato così. Comunque andiamo al centrocampo, 7 ad Anguissà, 7 a Zielinski e 7 a Lobotka. Ragazzi, il centrocampo del Napoli mi voglio rifare a una dichiarazione di Hamsik che ha detto che questo centrocampo è quasi forte quanto il suo. Hamsik, Allan e Jorginho, secondo me è anche una spanna sopra. Comunque 7 a tutti i 3 di centrocampo e 6 e mezzo a Ndombele che è entrato nel secondo tempo e ha fatto il suo. A me è un giocatore che piace tantissimo
e spero che il Napoli lo riscatti, perché il riscatto è abbastanza oneroso, mi sembra 20 milioni più 7 milioni di ingaggio. Comunque bisogna trovare una formula, perché per me è fondamentale avere Ndombele sia in panchina che in mezzo al campo, e siamo ancora a un livello di forma al 75%, che Ndombele è ancora poco lucido in alcune situazioni, ma è un dato di forma fisica. Tutto qua. Che Ndombele è un giocatore fortissimo, secondo me. Poi è la mia personale opinione, voi mi potete dire la vostra nei commenti. Passiamo all'attacco. 8 a Elmas, 8 a Osimhen e 6,5 a Lozano, con un 6,5 a Politano. Se la sono giocata tutti quanti, sia Politano che Lozano, che è stato sostituito appunto da Matteo nel secondo tempo. Osimhen, che cosa gli vogliamo dire? Un gol, ha propiziato l'azione del secondo, ha giocato un partitone, tanto è vero che sul 3-2 è andato a richiamare ad 1-1 tutti i componenti della squadra, perché era impossibile perdere questa partita e non la si doveva perdere. Grinta, cuore e gruppo. È diventato un attaccante veramente fortissimo, anche perché secondo me ha lavorato tantissimo sulla tecnica. Osimhen è diventato un attaccante completo, spalle alla porta, sponde, stop come si deve, passaggi che sono molto più precisi dell'anno scorso. Questo mancava a Osimhen, perché la furia del calciatore c'è sempre stata, e la grinta e la voglia di buttarla sempre dentro c'è sempre stata, solo che l'anno scorso era molto scomposto. Quest'anno lo è molto meno e lo si vede, sono 8 partite che Osimhen è decisivo. Per quanto riguarda Elmas, secondo me ho dato 8 come Osimhen, secondo me anche un 8,5, perché un mezzo punto in più glielo voglio dare, perché ha preso l'eredità di Kvaratskhelia, che non è semplice. Sei sempre stato ai margini in panchina, perché comunque davanti a te ci stanno dei mostri sacri. Giochi queste grandissime partite, la partita che ha giocato ieri è perfetta, Elmas ha fatto tutto bene, assist, passaggi, doppia fase, ha fatto un gol esagerato, quindi mezzo punto in più glielo diamo per prestazione e per premiarlo per tutta la pazienza che ha sempre in panchina. Quando entra molte volte si fa trovare pronto, altre volte è offuscato, ma Elmas secondo me soffre la non continuità. Infatti lo si è visto, quando ha giocato queste 3 partite, alla terza ieri è stato molto più lucido di qualsiasi prestazione. Li abbiamo detti tutti, Lozano è entrato, Ostigard l'abbiamo detto, Mario Rui l'abbiamo detto e Ndombele l'abbiamo detto. 4 sostituzioni e 11 calciatori in campo, 15 persone, li abbiamo detti tutti quanti. Manca il voto a Spalletti. A Spalletti gli do un voto per tutto ciò che è stato fatto finora, 9. Mi direte sì, ma sei troppo alto di voti, forse. Secondo me ci sta tutto. Ragazzi, gestire una rosa del genere, prepararla in 10 giorni, perché non hai avuto quasi nessuno disponibile prima di iniziare il campionato. La squadra l'hai completata a campionato in corso, fino al 31 agosto ancora compravamo giocatori, tipo Raspadori, che è arrivato tardi. Quindi plasmare un Napoli così è da grande allenatore. Poi tenere tutti sul pezzo, gestendo qualsiasi sostituzione in 21 partite, peccando solamente la partita con il Lecce, che ahimè hai fatto un turnover troppo precoce, perché ancora si dovevano conoscere, e abbiamo fatto una partita allo sbandamento, ma Spalletti l'ha sempre saputo e l'ha detto stesso lui e lo continua a ripetere quando viene punzecchiato. Quindi un 9 in pagella ci sta tutto, e una santa pausa, così tiriamo un attimo il fiato. E volevo solo dire una cosa a tutti quelli che adesso che c'è la pausa siete fregati, perché mo stavate giocando bene, poi alla pausa, dopo la pausa non si sa. Questo per me è un ragionamento che non sta né in cielo né in terra. Come fa una squadra dopo un mese e mezzo di pausa a dimenticare come si gioca a calcio? Anzi, secondo me, ben venga, perché affiliamo le armi ulteriori che abbiamo, perché comunque Raspadori, Simeone, tutta la panchina è gente che è entrata
a campionati in corso e si è adattata a campionati in corso, tenerli sul pezzo e praticamente avere dei giocatori che sanno tutti quanti ciò che devono fare, secondo me è molto meglio di averli che li hai amalgamati in 10 giorni e stai studiando comunque partita dopo partita cosa fare. Quindi ben venga questa sosta e potete anche andare a dormire fino al 4 gennaio, secondo me. Che forse è meglio, non ci pensate, che tutti quanti speravate ieri che comunque l'Udinese avrebbe fatto il 3-3. E anche se avesse fatto il 3-3, comunque avevamo il secondo posto. Se il Milan avesse vinto avrebbe recuperato 2 punti, cioè comunque il secondo posto a 6 punti. Fatto sta che 10 punti o 6 o 8 non sono abbastanza, non lo saranno mai finché non si arriva a marzo, aprile. Io ci credo allo scudetto, ma sempre con calma, che ci sono 2 scontri diretti con la Juve e 2 scontri diretti con l'Inter, soprattutto, perché comunque Milan, Lazio, Roma e Atalanta li hai vinti, 1 su 2, già stai bene, ma Inter e Juve sono 2 scontri diretti e su 6 punti, quindi ancora è tutto da vedere. Fatto sta, 41 punti su 45, 13 vittorie e 2 pareggi su 15 e 5 vittorie su 6 nel girone di Champions. Non ho più niente da dire, ma che cosa gli vogliamo dire a questo Napoli? 9 a Spalletti e un 9 complessivo a tutta la squadra, ragazzi. Vi voglio bene, sempre forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!